Ciao a tutti, amici del Leone. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Leone, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di ottobre 2022. Ok, abbiamo la carta della stella. Amici del Leone, la stella parla sempre di sogni, parla di desideri, di canalizzazioni, di obiettivi, di una buona stella. Diciamo che il destino è scritto nelle stelle. Quindi andiamo a vedere con l'I Ching dell'amore. Il fervore. E abbiamo rappresentato un cavallo che normalmente rappresenta la potenza, la forza, la vitalità. Carta numero 16. Questa è la numero 17. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Allora, come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Nel caso non dovesse risuonare nulla o se semplicemente volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ok, allora partiamo con un 7 di coppe, la carta della forza, il mondo non male, 2 arcani maggiori su 3 devo dire. Allora, la prima linea sarà per andare a vedere un po', diciamo, da un punto di vista generale, quindi la famiglia, gli amici, la relazione di coppia è inclusa, un po' tutto, diciamo. Mentre la seconda linea sarà per i single e l'ultima linea sarà per le persone che sono in una relazione, qualsiasi tipo di relazione sia, insomma, ok? Allora, 7 di coppe, la forza, il mondo, il re di pentacoli, il 4 di pentacoli al contrario, abbiamo un asso di bastoni e l'8 di coppe. Allora, questo 7 di coppe ci dice che ci sono delle possibilità o ci sono state delle possibilità. Molte volte fa anche riferimento alle illusioni, a quelle che potrebbero essere le illusioni materiali, però diciamo che avendo la stella forse sono più illusioni di tipo astratto, ecco. Abbiamo la carta della forza, amici del leone. Qui abbiamo la vostra energia che viene fuori, che esplode. La carta della forza parla normalmente di forza di volontà. O si sta lavorando in quell'ambito lì, oppure si sta parlando di qualche tipo di scelta da dover prendere. In effetti poi dopo c'è anche la carta del mondo e parla di un compimento, di un arrivo, di un ciclo che si conclude. Per molte persone si potrebbe trattare di prendere il coraggio di fare una scelta per realizzare il proprio mondo. Mm? C'è qualche tipo di compimento a cui voi aspirate, perché avete anche la carta della stella. La carta del mondo parla anche di bambini molte volte e di bambino interiore. Quindi per qualcuno qui si tratta di vedere le cose in un modo tale che il bambino interiore ne venga giovato. È una sorta di, come vi posso dire, introspezione, ecco. Qui c'è qualche cosa che vi dà la forza o comunque state cercando la forza per andare verso questo mondo, verso questo compimento, verso questo risultato. Abbiamo un re di pentacoli in centro alla lettura. Qui può far scusate, riferimento a una figura genitoriale per qualcuno o magari anche al vostro partner. C'è comunque sento che per molti è un aiuto che non arriva. Quando c'è un re di pentacoli è sempre una persona normalmente generosa, disposta ad aiutare, però in centro lettura. Quindi sento che è come se non arrivasse
quel tipo di aiuto che probabilmente voi vi aspettate e che potrebbe essere sì un aiuto economico, ma anche un aiuto da un punto di vista pratico, magari quotidiano, ecco. Abbiamo poi un 4 di pentacoli al contrario, si sta iniziando a lasciare andare qualche cosa, ok? Ehm, per qualcuno potrebbe anche rappresentare il fatto che ci si stia un po' fissando su certe cose, diciamo così, però avendo comunque un asso di bastoni dopo che parla di nuovi inizi, di nuove passioni, di incontri, anche a livello intimo comunque, c'è qualche cosa che inizia, qualche cosa di nuovo che arriva. Nel caso non abbiate nessuno, ma adesso poi lo andiamo a vedere, questo re di pentacoli potrebbe rappresentare una persona che magari, così diciamo voi avete nella testa e che in qualche modo non si riesce ad avvicinare, ok? La linea poi termina con un 8 di coppe. Qui si va al, guardate, inizia con un 7 di coppe e finisce con un 8 di coppe. Quindi, una volta che si sono fatte le valutazioni del caso, quello che è importante, quello che non lo è, scusate, per voi, sento che qui qualcuno andrà verso quello che riempie veramente il cuore. Che normalmente l'otto di coppe è una carta di, cioè l'arcano minore dell'eremita, quindi parla un po' di questa ricerca interiore e già vi dicevo qui che c'era qualcosa che aveva a che fare con il bambino interiore. Ok, andiamo a vedere per i single che cosa riesco a dirvi di più. Diciamo che se il re di pentacoli rappresentasse un genitore o comunque un tutore, ipotesi, qui sento che qualcuno ha bisogno di fare una scelta per realizzare il proprio mondo, per staccarsi e iniziare il proprio percorso. Potrebbe anche essere a livello scolastico. È come se, guardate, se state studiando, sento che è come se voleste cambiare facoltà, studi, direzione o cose di questo genere, ma è un po' come andare, diciamo, contro probabilmente le aspettative della famiglia. È come se cambiando strada non aveste tanto l'appoggio di chi vi sta intorno, diciamo così. Va bene, andiamo a vedere per i single che cosa riusciamo a dire di più. Abbiamo un 8 di pentacoli, la carta della giustizia e un 6 di bastoni. Beh, cominciamo bene. Sicuramente avendo questo 8 di pentacoli qui si stanno valutando o diverse occasioni di lavoro o diversi lavori o si sta cercando di proiettarsi, diciamo così, verso il lavoro, verso il quotidiano o comunque c'è qualche cosa che vi ha assorbito probabilmente di recente, qualcosa a cui avete dovuto prestare attenzione, dedicare comunque tempo. La carta della giustizia è una carta che quando arriva, arriva per tagliare quello che non serve più. E è rappresentato un velo dietro di lei. Il velo è da togliere, c'è da rivelare certe cose, da far venire a galla certe cose. Bisogna, come vi posso dire? Probabilmente per qualcuno si tratta di qualche documento legale che magari state firmando per tornare single, perché quando c'è la carta della giustizia si parla sempre, in realtà sono contratti positivi, vi dico, quindi o fa riferimento al lavoro, visto che anche qui abbiamo la carta del lavoro e sento che molte persone in questo caso sono tanto concentrate in quello che è il lavoro, in quello che è avere un riconoscimento, una sorta di appagamento. Ehm, sì, la carta della giustizia parla anche di giustizia divina, no? Quindi è un po' come se per voi stesse per arrivare o fosse arrivata la giustizia divina a mettere in quadro le cose. Io direi da un punto di vista della quotidianità, prima di tutto, perché comunque abbiamo questa carta che è un 8 di pentacoli
e parla proprio di quello che è il lavoro, di quelle che sono le cose fatte con costanza, con precisione, parla di, come vi posso dire, di guardare bene il dettaglio, ecco. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi posso dire. Allora, abbiamo un cavaliere di bastoni al contrario, un re di spade al contrario, poi abbiamo un 5 di bastoni, di nuovo un 7 di coppe che avevamo qui a inizio lettura, un 9 di bastoni e un 5 di spade. Allora, ragazzi, qui probabilmente vi dirò, c'è qualcuno che vi girerà intorno perché abbiamo ben due figure, però sono entrambe il rovescio. Sento che è come se ci fossero delle energie contrastanti intorno a voi, perché comunque avete un 9 di bastoni e un 5 di spade. Qui sento che siete confusi e soprattutto siete sulla difensiva. Quindi se anche dovesse esserci una persona che entra nella vostra vita, perché comunque ci sono due cavalieri, scusatemi, c'è un re e un cavaliere, però sono comunque due figure. Sento che in qualche modo ci sarebbero dei conflitti. Può essere una persona competitiva, può essere una persona, perché comunque abbiamo un re di spade, quindi è una persona logica, è una persona, secondo me potreste metterlo o metterla un po' in confusione, ecco, un po' per il vostro atteggiamento difensivo, piuttosto che anche un po' confuso con questo 5 di spade, ok? Però sì, credo che dobbiate un attimino, come vi posso dire, perché sento tanta passione in realtà, e poi avete questo asso di bastoni, quindi per qualcuno si potrebbe proprio trattare di una persona che magari è un po' confusa, un po' confusionaria, nel senso che vi dà dei cenni strani, e probabilmente perché non è detto che l'essere combattuto sia dell'altro, potrebbe anche essere vostra questa energia, ok? Quindi potreste essere voi che siete combattuti, se iniziare qualche cosa, se avere questo contatto più intimo, perché comunque il re di spade è al contrario, e quando è girato al contrario o parla di una persona che è nell'aria e non si è ancora manifestata, oppure parla di una sorta di, come vi posso dire, illogicità, irrazionalità o estremo controllo. Però ecco, qui avete queste energie un po' così, un po' illusorie, un po' difensive, un po' confuse, quindi sento che è più un'energia questo re di spade di una persona che non sa bene cosa fare, non sa bene come prendervi. Vi dico, abbiamo questo 5 di bastoni, quindi c'è una sorta di competitività, probabilmente vi stuzzicate o cose di questo genere, ecco. Il 5 di bastoni è sempre una carta che parla di piccole discussioni in realtà, di qualcuno che si punzecchia, appunto di competitività. Va bene, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Abbiamo un 9 di spade, un cavaliere di spade, un 7 di pentacoli, un re di coppe, poi abbiamo un 3 di pentacoli al contrario, 4 di spade al contrario, la carta della forza al contrario e un 7 di spade al contrario. Ragazzi, allora qui sento un'energia un po' pesantuccia, ok? Perché qui abbiamo qualcuno che il 9 di spade fa riferimento ad ansie, preoccupazioni, che comunque sono preoccupazioni del passato, però sento una sorta di paura nei confronti del vostro partner, perché comunque c'è questa energia di cavaliere di spade. Può essere che sia una persona con questa energia un po' intermittente, quindi a volte c'è, a volte non c'è, a volte risponde, a volte no, a volte sembra che sia lì per voi, alle volte invece sembrate non esistere o sembra non aver tempo per voi. O potrebbe anche far riferimento a una persona vicino a voi, in questo caso potrebbe essere il vostro partner, un po' arrogante, un po' troppo invadente, un po',
come vi posso dire? Troppo propulsiva, troppo insistente, perché comunque avete un'energia alle 7 di pentacoli dopo e quindi qui quello che sento è che avete bisogno di prendervi i vostri tempi, di non andare così di corsa, di non andare così in fretta con questa persona. Per quello che riguarda potrebbe essere qualsiasi cosa, ragazzi, cioè nel senso, ognuno poi lo applichi alla propria realtà. Abbiamo poi un re di coppe in centro lettura e il re di coppe normalmente fa riferimento a quello che è un sentimento maturo, in questo caso sento. È come se qui le cose non riuscissero ad evolvere ad un certo livello, ok? O potrebbe fare riferimento a una persona che è innamorata, quindi in questo caso è come se mancasse questa sorta di innamoramento, di trasporto, di profondità emotiva, ok? All'interno della relazione o di questa situazione, adesso dipende poi a che punto della relazione voi siete. Il 3 di pentacoli, al contrario, ragazzi, mi fa pensare che in realtà non ci siano dei progetti concreti, ok? In effetti qui abbiamo questo 7 di coppe a inizio lettura che potrebbe parlare di qualche illusione, di qualche promessa fatta, ok? E poi seguiamo con il 4 di spade al contrario e la carta della forza al contrario. Il 4 di spade mi dice che avete bisogno di prendervi un tempo di riflessione, avete bisogno di ritrovare la vostra fiamma, la vostra scintilla, la vostra passione, la vostra forza vitale. Qui siete scarichi, ragazzi. Alla fine di ottobre comunque vi sento un po' scarichini, sinceramente. E voi la forza ce l'avete a fine lettura, a fine periodo. Qui si tratta per voi di fare un qualche tipo di scelta, di prendere una direzione. Avete il 7 di spade al contrario. I singoli avevano la carta della giustizia, ma l'energia più o meno siamo lì, nel senso che probabilmente o prenderete consapevolezza di qualche cosa, ok? Sento che qui dovete fare una comunicazione, dovete rivelare qualche cosa e avete bisogno di trovare il coraggio, la forza, ok? Il 7 di spade parla sempre o di qualche tipo di bugia che viene raccontata o qualche tipo di proiezione che è sempre una bugia, ma è una bugia diciamo inconscia, nel senso che non si è consapevoli che in quel momento la bugia la si sta raccontando a se stessi, ok? È la mente che crea una proiezione, diciamo per alleviare l'ego. Ok, andiamo a vedere Osho, due carte per vedere quello che si vede e quello che non si vede di questo periodo, diciamo. Seguire il flusso e integrazione. Wow, questa è la carta della temperanza, è la carta della guarigione, esattamente stesse energie del 4 di spade. L'integrazione parla di integrare la parte maschile e la parte femminile. Parla di portare in equilibrio, probabilmente è proprio quello di cui avete bisogno, ok? La parte femminile, diciamo così, il divino femminile, quella parte che sente con il cuore, è la parte che vive, è la parte che percepisce, è la parte che è empatica. Mentre il divino maschile invece è la parte che regola la razionalità, la logica, l'azione, il fare, il dare un ordine, il prendere un'iniziativa. Quindi qui c'è un po' da riportare, scusate, in equilibrio questi due aspetti della vostra vita. E seguire il flusso sento che è un po' come se vi dicesse di essere più flessibili, di ammorbidirvi. Ricordatevi che avete la stella come carta tema della lettura. Parla di destino. I singoli avevano anche la giustizia, si parla di giustizia divina. Quando c'è il mondo è perché c'è un cambio che avviene per il nostro più alto bene. Quindi voi
diciamo, occupatevi di voi stessi, cercate di portare in luce le zone in ombra, ok? Di capire perché ci sono certe cose che magari vi fanno star male e una volta integrato quel tipo di processo vedrete che il flusso seguirà per conto suo, diciamo, no? Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine. Vediamo come chiudiamo la lettura. Wow, questa carta parla di intenzioni pure, ok? E dice di manifestare i desideri, la carta della stella, del vostro cuore con intenzioni pure e per il più bene alto comune di tutti. Mm? Quindi vi invita a desiderare da un punto di vista non egoistico, ok? Cari amici del leone, periodo intenso ma interessante. Scrivetemi poi nei commenti cosa ne pensate. Se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete condividere, potete mettere un like, potete fare una donazione, ogni tipo di supporto per me è valido. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!